La pasta alla pecoraia, alla pecorella, a pecoraio, la pasta del pecoraio è una pasta che i pecorai fanno con quello che c'è, le pecore, formaggio di pecora, ricotta di pecora, e quello è un po' di pepe, un po' di guanciale, e quindi vi faccio vedere la mia versione velocissima, felicissima di pasta alla pecorina, pecorai. Che pasta usare? Io uso le reginette, voi usate un po' quello che vi piace, maccheroni, mezze maniche, dentro nell'acqua, poco sale, perché il pecorino è già salato, poco sale. Dalla regia mi dicono che quella pasta lì si chiama mafalda, chiamatela un po' come volete, è lo stesso. Pezzettino di guanciale o di pancetta. Gli ortodossi diranno guai la pancetta, ci vuole il guanciale, deve essere il guanciale fatto dal maiale che sta... Mettete quello che avete, i pecorai ci mettono quello che hanno, non è che vanno a cercare il guanciale di Amatrice. Tagliato a cubettoni, ecco, tagliatelo sì, a cubettoni, ma non troppo grossi. Intanto mettete su una padella a riscaldare. Dentro, se avete un guanciale molto magro, metteteci un goccio d'olio, se invece è grasso non c'è bisogno di aggiungere olio. Peperoncino a piacere, facoltativo, io ce lo metto, se è fresco è meglio, ma adesso in questa stagione qui da noi non ci sono, quindi secco. Pepe macinato fresco come se non ci fosse un domani. Mi raccomando, poco sale, perché se no dopo vi viene salata, pochissimo. Il guanciale o la pancetta non deve essere fritto, deve essere leggermente rosolato, ma non deve essere secco. Quando la nostra pancetta o guanciale, se volete metteteci anche prosciutto crudo, va bene, però non ditelo ai romani, quello che c'è, sono pecorai, quello che c'è. Dentro la ricotta di pecora. Scaldate bene la ricotta. Grammature per 3 persone, 250 grammi di pasta, 250 grammi di ricotta, il resto a piacere. Quando la ricotta è sciolta, gli mettiamo dentro un bel mestolino di acqua di cottura della pasta, così lei si scioglie bene, si ammorbidisce. Guardate che bella cremina. Ecco fatto. Aspettiamo che cuoce la pasta. Nel frattempo grattugiate pecorino buono, pecorino romano buono. E non ci mettete la panna, non vi azzardate. Se io becco uno che mette la panna dentro in questa pasta qua, ma sapete dove? Dal pecoraio mi mando direttamente. Pasta al dente, pescata, non scolata, pescata così come un branzino, tirate su dentro nella ricotta. Mestolino di acqua di cottura e completiamo la cottura in padella. Una bella formaggiata di pecorino, ma che buono, ma che bello! Un po' di prezzemolino fresco, mi raccomando, il prezzemolino lavatelo mezz'ora prima. Così quando lo tritate non fate un pasticcio sull'asse perché è già asciutto. Bel piatto, porzione generosa. Mettiamo sopra un po' di guanciale, pancetta, quello che avete scelto. Una bella sgratata di pepe fresco. Un po' di pecorino, l'ultimo. Che bello! Prezzemolino, poco, a piacere prezzemolo, non è obbligatorio. E adesso mi potete solo invidiare, la fine del mondo, guardate che... ragazzi, ciao